amici, un saluto a tutti da Jack Leone Max, l'intrattentore che vi tiene per ore, per giorni, per settimane e oggi, fra poco in compagnia, sì. Ecco qua. Perfetto, ciao Moreno, e come Tino Primo Moreno, buongiorno, già ma ragazzi che voi non mi vedete, non posso oggi, vi chiedo scusa per il rumore di ventilatori ma è una situazione disperata, oggi come ho già detto 38 gradi, grazie per lo shout out, oh boy, minchia non farmi tutto sto male, mi ha appena bucato la spalla. Allora questo è il mio personaggio più piccolo nelle dimensioni, ma è sicuramente un personaggione come trama e tutto che veramente merita, perché è una leggenda. No, Micia, via, non di qua. Vai, grazie Micia. Ecco qua, devo farle capire che se va qui. Allora, sto cercando di livellare il buon White Mage, il mago bianco. Massa calda sotto il climatizzato beato te. No, Micia, qui no, fa la brava. Scusatemi, ogni tanto ho la gatta che non sa dove stare perché ha caldo, però poi sceglie i posti più caldi. E andare dietro una TV, Micia, non è proprio il posto più fresco della casa. Va bene, comunque, allora, in attesa che arriva il mio amico, io intanto vi faccio già vedere qualcosa. Faccio vedere un po' come funziona con le mount, sono sicuro che apprezzerete, ragazzi. E intanto faccio un po' di just chatting con voi, se volete chiacchierare un po'. Mi fa solo piacere. Fatemi vedere un attimino se va tutto. Devo soltanto pubblicare un messaggio. Boia, ho sbagliato, come sempre. A volte ho problemi con le cose. Ecco qua, allora. No, minchia. Di nuovo. Scusatemi, oggi veramente non vuole farmi fare la diretta. Fai la brava, dai. Fai la brava. No, niente, non è brava. Lei vuole giocare, c'ha ragione. Ciao Lio, come stai? Ecco qua, buona mattina a te. Buona mattina, sembra un programma televisivo. Ciao, buona mattina. Ecco qua, perfetto. Buona mattina. Ed eccoci qui. Prima di tutto fa vedere se ti dà il coso. Non riesco neanche a scrivere. Fa vedere. La notte lo metto alla velocità 1, velocità media 2. Solo io ce l'ho a 6. La massima velocità. Tu dici il ventilatore a 75 watt. No, ma anch'io ce l'ho da 300 watt o qualcosa del genere, il mio ventilatore, potentissimo. Non pensate di doverlo mettere al max. Allora, dicevo, mentre aspettiamo il mio amico, vi faccio vedere un po' di mount che ho qua, che non ho dalle altre parti. Questa è ispirata a King Kong. C'è lui che ti rapisce e ti porta in giro. Bene Jack, ho il tuo messaggio. Ma come? No, c'è. È scritto giorno, come no? Impossibile. Cavolo. No, impossibile, guarda. A volte rimette sti messaggi tipo le prime volte, ma vabbè, a volte le mette, ma c'è, fidati, i messaggi non mancano, guarda, anche perché mi serve leggere, altrimenti divento rimbambito se non leggo qualcosa. Allora, oggi ho messo 17 gradi con goccia umidità. Guarda, io ho il climatizzatore, l'unico ventilatore che ha 5 velocità su questo. No, il mio è speciale, si chiama Pro Breeze, e praticamente a 6 velocità, sono 3 più combinazioni e io ce l'ho sulla massima, tutta la notte sulla massima, e ho anche il telecomando fra l'altro. Ciao Leonardo, ma che mitico Leonardo, fatemi fare un paio di shout out. Allora, un po' alla volta, che non vedo l'ora di farlo anche a Moreno. Ciao Simo, ciao mitico Simo. Oh Leonardo. Guarda, vi faccio vedere un po' di showcase delle cose del gioco, intanto che aspetto il mio amico che arriva. Tra un po', diamogli il tempo ragazzi, io non ho alcun problema con prendersela con calma, specialmente con sto caldo. Faccio vedere questo qua, che si chiama Petaloso, non l'ho chiamato io così ovviamente. E voi no, novità Leonardo, ancora niente, fino alla settimana prossima non saprò. No, perché non va il mio shout out a Moreno? Aspettiamo 3 secondi e lo rifaccio. Pensa a te.
Ah, te l'ha fatto come Tino, quindi, Moreno. Ok, ok. Vabbè, ma io lo faccio lo stesso. Ci tengo. Ci tengo. Lo so che l'ha fatto lui, ma sai com'è, Moreno? Ci tengo. Faccio vedere. Questo qui, invece, è il leggendario petaloso. Perché voi non sapete che in inglese la parola petaloso esiste. Esiste, ragazzi, non è uno scherzo. Esiste. In inglese. Del gioco, voi, almeno. E quello di Cla adesso dovreste sentirlo benissimo, perché Cla è magistrale, e mi dice ciao bella gioia, come stai? Ok. Non sapevo che c'era il file di copia. Ma io non so, perché non mi ricordo di aver fatto aggiornamenti in sti giorni, guarda, dite la verità. Allora adesso voglio leggere la cosa, mando la foto a Jack, del sosia olandese di Cla. Faccio bubble. Ecco qua. Faccio bubble. Bubble. Ma sì, ma che ce l'hai anche sulla Play, Bubble? L'ho comprato. Figo, ragazzi. Mamma mia. Allora. Tanti Final Fantasy si deve tornare. Sì, ogni tanto. Sono molto. Ma perché sei contento del Capoverde? Non dimmi che il Capoverde si è qualificato, Leonardo. Sì. Ma No, porco cane. io sono contento di Capoverde. Porco cane. Mi stanno simpatici perché sono quelle squadre puzzone. Anche l'Iran ti sta simpatica come squadra di calcio. Mi sta sul cazzo. Mi è piaciuta questa. Beh. È troppo famoso lì l'Iran per i miei gusti, quindi no. È famoso, sì, infatti si sta qualificando. Infatti, quindi c'è Capoverde, sì. Va benissimo. Ma non puoi metterti la cosa sulla testa tipo Mohamed Hassan, fare ai, così no. Poi vengo rapito da alcuni individui di certo paese. È come è finita con Undertaker. Grazie, vado a vedere, Andre, sono curiosissimo. Quanto ci vorrà al 4%? Ciao. Ma che finisce di bello? Il bello di Ecco qua, avrei voluto vedere il Curaçao qualificato, boia. Ma sarebbe stata una roba pazzesca, io sarei troppo divertito. Ma che spettacolo! Realza il volume, non può, non è il volume suo, Andre, no? È il suo controller che è rotto. Va tutto da solo. L'altro giorno stavo seguendo Cla nelle sue missioni, aveva il controller spiritato che si muoveva da solo, era una roba. Sì, ha preso troppi colpi. Ragazzi, sì, non è colpa di Cla, non è colpa di Cla. È il controller, ragazzi. Nelle live a me si sentiva un po' alto. Insomma, Cla, faccio fatica a capire cosa dici, non è colpa tua. Ripeto, il controller. Ma no, ma sono costato 60-65 oggi, ma figurati. No. Ma non li do per un controllo PS4. C'è una PS4 usata a 85 euro nel mercatino. Comprare quella per il controller mi sembrerebbe più male. Almeno non vengo su Discord che... Ma Discord, come faccio Discord? Siamo sulla Play 4, Quale Discord? Là di quello. Ma non verrei perché poi c'è qualche casino. Niente. Ah beh, Discord, sì. Ti piace... Cla, ma cosa ne pensi? Cla, cosa ne pensi di chi ti blocca? Cosa ne pensi? È un coglione. Ah. È vero. A me da vedere che facoltà mentali che ha. Però ma ci vorrebbe un bello studio medico alla base, proprio quelli che. Ma l'ho detto Ciao Sabrina, sono qua con il mio amico il buon Cla, però Cla non può giocare, quindi vi godete come si chiamano questi volatili per diabetici. Non posso giocare perché sta finendo la giornalista. Sì. Ciao Sabrina, ciao Cla. Ecco qua. Buongiorno Sabrina. Ok, ti presento Sabrina, ha una storia bellissima perché lei praticamente è un bellissimo nome comunque. È un bellissimo nome, sì, ma la cosa bella
che praticamente aspetta, poi vi leggo il messaggio di Cometino che è un po' strano. Allora, praticamente, non Cometino il messaggio, praticamente Sabrina diceva, è una storia bellissima perché lei è entrata per seguire sua nipote, adesso non so se nipote maschio o femmina, e da quel momento lì poi ha conosciuto delle belle persone, ha conosciuto Gigio, ha conosciuto gli altri, insomma, ha conosciuto me anche con altre cose, insomma, voglio dire, è una bella cosa e ora sta pensando di iniziare a fare streaming. E tu, Cla, che hai iniziato prima di me a fare streaming, hai dei consigli per una ragazza, donna che vuole iniziare a fare le sue dirette? Tutto divertirti, è la cosa principale, divertirti. Ma dov'è la foto? Ma io sto cercando i messaggi. Andrea, io non ho ricevuto niente da te. Divertirti è la cosa principale, perché se non ti diverti tu non fai divertire. Poi di non dare retta agli altri che ti diranno porta questo gioco, porta quello. Mamma, me l'ha mandata sulla Play! Me l'ha mandata sulla Play, ecco! Ma non posso farla vedere! Ciao Gigio! La gente porta quello, prego, lascia perdere, a meno che non ti fanno delle donazioni, allora dici vabbè, se mi donate 10 euro, potrei anche decidere, io facevo così, no, in realtà no, io facevo gratis. Beh, certo, Cla ha sempre scelto i giochi hardcore, proprio Cla, tipo... No. Ciao Gigio! Poi Gigio, guarda... Sai su che server sono? No, falla vedere, è sul gruppo Telegram, sul gruppo Telegram. E poi Odino. alla fine è diverso. Sì. Poi quando inizia a fare i video mandami il canale. Sì, vabbè, ma io ho fatto lo shoutoutino, sì, quindi adesso... Ah, l'hai fatta adesso? Fatto poco fa, lo rifaccio, non mi costa nulla. No, Ma no, ho sbagliato, perché sapete che io uso la barra. Ecco qua, l'ho rifatto. Mi iscrivo con entrambi i canali, sì. Col podcast. Ah sì, perché è vero che abbiamo anche il canale del podcast, è vero, certo, l'abbiamo anche su Twitch, è vero, mi dimentico sempre, ma ce l'abbiamo. Ma ce l'ho anch'io. Anche un altro canale, vero, vero. Là erano da giochi sadici come Barbie Raperonzo, il videogioco delle Bratz. Ma lui ha portato della roba del genere? No, mai portato io. Ma no, quelli no, però qualcosa di simile. Sì, io l'ho vista, ci assomiglia. Cla con i baffetti però. E poi un messaggio di Cometino che non volevo leggerti perché per Cla diceva ma fallo te sto studio medico del Kaiser, dato che sei un medico, come dire, sì, sono su Twitch, dato che... ma questo Chocobo deve finire nelle live di Gigio, deve finire così Gigio e io faremo un'invasione di Fat Chocobo e il mondo sarà migliore, allora il mio podcast non ce l'ho. Appunto, parlavo di Twitch io, per quello che dicevo, ma come? Infatti io parlavo di Twitch. In realtà sì, ce l'ho anche, ma non lo compro. Allora, intanto che aspettiamo, che Cla purtroppo ha un aggiornamento, lo voglio. Poi ti ho fatto vedere come si piglia su 15 euro, però non c'è solo questo, c'è la buonanotte, questo qua, il curl. Sì, ma Gigio, te l'ho mai fatto vedere invece il King Kong che rapisce il personaggio? Guarda. Non riesco a entrare sul canale. Su Twitch? Ma come? Ma che su Twitch? Non riesco a vedere dove hai fatto lo shootout. Rifaccio, tranquillo, claro, non costa niente, non mi costa nulla, non è che mi bagnano se faccio 3 volte lo shootout, non c'è nulla, dai. Non è così problematico. Allora, io ora mi iscrivo con il mio canale. Ah, messaggio di Andre. E fatti capire se è più rumore delle ali sto pulcino grasso che la voce di Cla. No, non sono le sue ali che fa rumore, è il ventilatore mio. Lo so, ma anch'io Cla lo sento basso, ho alzato il volume però, più al massimo, proprio l'ho alzato al massimo, quindi io sento Cla, lo sento ancora abbastanza. Se volete abbasso un po' il volume del gioco, non è un problema ragazzi, datemi un attimo, abbasso il volume del gioco. Tranquilli ragazzi, abbasso un po' il volume, dai, era 90, lo metto 55 così.
Anche tu eri 90, no, non penso, Cla, non penso proprio. No, io non mi metto a 90. Vabbè, ma non si sa mai, magari vuoi provare la geometria. Perché per una serie di riforme sulle tasse, eccetera, sono a 90. Però vabbè, quello siamo tutti, penso, per colpa delle... quindi Ma vi faccio vedere. Questo qua è l'unicorno, il mio unicorno preferito. No, io no, però ho detto che comunque quando tu fai grande yoga, se io fossi più magro, quando fai il grande yoga, sì, c'è quella posizione famosa. Dai, lo stai giocando te GTA 5, Andrea, l'hai vista la mossa del cigno, quella che ti pieghi, ti tocchi i piedi e ti passa dietro l'istruttore di yoga, cioè c'è passato anche Cla, c'è passato anche Cla, ovviamente, dico a giocare a GTA 5 intendo. Ovviamente era con Michael che facevi sta cosa, era con Michael. Nel dubbio mi dissocio. Ragazzi, yoga, hai fatto ieri la missione, visto, è una delle prime, ma fa morire da ridere quella missione. Ecco qua. Ragazzi, lo yoga è così. Oggi il gioco mi piace perché prende in giro i famosi fuffaguru. I fuffaguru sono quelli che ti dicono: oh, sentimenti, vibrazioni positive, wow! Sono quelli che ti dicono, sai, però paga la retta mensile. Io no, ma no, non ho detto che lì io penso, ma Cla deve mettersi a 90. No, ma ha detto no, non deve. Jack, cosa dici? Ma Cla ho detto che sta provando la geometria. La mano come fai a vedere la mia mano? Io stavo muovendo la mano, ma non sto muovendo la mia mano, ma lo stavo muovendo perché per farmi aria da solo, che mi sono abbassato il ventilatore, altrimenti non sentite più Cla, sentite solo il ventilatore. Comunque è veramente divertentissimo, ripeto. Comunque giocando è davvero un gioco fuori dalla norma, ma è bellissimo, secondo me, ripeto, quello che la gente lo ricorda più per l'online, però ragazzi, lo story mode è una roba incredibile, cioè. Comunque veramente, quegli anni lì, lo dicono sempre, ogni volta che c'è un GTA è almeno 5 anni avanti agli altri, come tecnologie. Un Red Dead Redemption 2 secondo me nulla l'ha eguagliato. La gestione del cavallo, prendi un capolavoro, prendi quel capolavoro assoluto di The Last of Us parte 2. Ma tu... Io faccio qualcosa, ma certo, grazie per la compagnia. Io sono invaso da zanzare, ragazzi, e non posso tenere la mia stanza chiusa. È vero che dalla mia stanza c'ho la zanzariera, ma se tengo la stanza chiusa, poi un forno, ho aperto la porta e arrivano dalle altre stanze. Non è una bella cosa, ma mi tocca tenerle. Poi mi morsicano. Allora, sì, ho fatto questo perché devo fare, tanto che aspettiamo Cla, faccio qualcosa di nuovo che non ho mai fatto. Me ne approfitto e faccio esattamente come si chiama però. Questi qui sono dei dungeon ispirati, quei trial ispirati alla Divina Commedia, ovvero ci sarebbero tipo inferno, purgatorio e paradiso, una sorta di cerchi. Perché sento la mia voce? Là mi sento in eco. Mi sento in eco. Hai toccato qualcosa? Non so cosa farci, ragazzi. Mic check. No, a posto adesso. Okay. Quali colleghi? I tuoi colleghi hanno rovinato il mondo del gaming. Sì. Cos'è che ha detto? I colleghi hanno rovinato il mondo del gaming. Quelli che si collegano. Big streamer. Te piacciono, Clagi, Schianto, quelli lì? Assolutamente no, ma è ancora vivo quello lì? Ma perché non deve essere vivo? Starà bene, starà bene. Meglio di me sicuro. Meglio di me sta, ma quello ci vuole poco. Ma chi sta meglio di te, Claire? Ma non è vero, non sei il king, te, sei il king della salute, dai. Una roba. No? Beh, ho provato. Allora, poi mi informo su quanto costa veramente un controller, perché... Sì, allora, Clami, impazzirai, ma c'è... Scusami, però c'è l'eco, provo a staccare il mio. L'ho già fatto, ragazzi. Anch'io il mio, in effetti non c'è più, vero? Non c'è più. No, Cla, era a posto. Era a posto così. Adesso parlo. Ragazzi, vi presento il parla come se fosse milionario. Cla? Signor Cla? Perché non lo sento più? È morto! Cla non c'è più! No! Non fatemi morire il buon Cla. È morto Cla! Allora ragazzi, la storia è sempre questa. Che bella la vita da milionario con lo yacht a girare sotto 40 gradi. Si sta proprio bene in questo periodo. Avevo provato a cambiare controller adesso. Infatti sembrava andare meglio. Sembra andare molto meglio.
No, ora questo è quello scassato. Ma se funziona bene adesso, funziona bene adesso. Questo qua è quello scassato, sto qua. Ma voglia. Vabbè. Comunque dicevo, vediamo un po' tra 23% appena figurati. Infatti anche Andre dice ti sento troppo bene adesso. Lo yacht, Jack, lo yacht. Io dico, Clavo, andiamo a fare l'Elisir Tour. Allora, dicevamo prima, cosa dicevamo? Parlavamo di milionari, cioè fare i milionari, cioè la ricompensa. Allora non sono come ce lo impostiamo l'Elisir Tour da milionari? Metti tutti i soldi che vogliamo, cosa facciamo? Facciamo lo yacht, io adesso facciamo lo yacht. Tutto l'escort, sennò. Ah, vabbè, perché hai bisogno di essere accompagnato, tipo, cavolo, non ci vedo dov'è il bagno, bisogna farmi un accompagnamento, guarda è qua. Sì. Ma perché? Ma non servono più l'escort, c'è il navigatore, se dici gira a destra, seconda a destra, dritto diciamo in curva. Che io avrei bisogno di un accompagnamento speciale. Ho capito, è per questo che anche i giochi di rally li fanno con l'accompagnatore. Su GTA c'è lo yacht della Fantozzi Gang, è vero. Sbirciatina è una scena futura di trama, intanto ragazzi, ma tanto ci parlo sopra perché la vedremo poi più avanti. Vediamo un po' di scenette qui personaggioni. Sì, no, la gatta ha tolto via l'asciugamano, no, mi morivo. Mamma mia, c'è questo asciugamano che mi salva la vita, perché da me sono 38-39 gradi ragazzi oggi, quindi. Ma sai che da me si è tolto uno che passava spesso. Anche a me. Scrivimi il nome perché questo qui lo conosco io, secondo me è lo stesso che è tolto da me. Ma è quello dei gamer, quello lì. Ah no, non quello. No. Vabbè, non posso dire il nome. Ho appena visto mi si è tolto, l'ho bannato. Ma poi passava. Infatti. Ma è proprio ma la gente è proprio scema, Ma guarda, ieri hai visto gente che dice non ti ascolta, ti blocca. Ragazzi, succede, ragazzi. Come già detto, ci vorrebbe una grande. Quelli là andrebbero presi, probabilmente fatti studiare. Non percepita. Scusami, non percepita 38 reali, percepita 43. Da me, Vercelli. Come da me? In Piemonte da me. È arrivato il caldo francese oggi. Sta arrivando il caldo francese da ieri che è arrivato. I francesi di me. No, ma i francesi sono contenti, ora se la godono, c'hanno 30 gradi, si fanno le camminate sotto il sole. Non sto scherzando, sono in Piemonte, quindi se si sposta da ovest a est sono il primo che se lo becca. Cla, posso farti i complimenti per il video sul. Vabbè, non volevo nominarlo, ma G8. Che dice mio. Sì, grazie. Sì. Io leggevo ieri. No, scusami, non ti ho interrotto. È stata bella perché non siamo andati su argomenti troppo pesanti, perché io volevo intervistarli solo sul loro progetto. Quindi qualsiasi cosa pseudo-politica l'hanno detta loro, non l'ho detta io. Va bene. Anche perché loro hanno intervistato la madre di Carlo Giuliani, infatti hanno spiegato quel passaggio, io non è che potevo dire era un criminale. No, che non puoi dirlo. Puoi pensarlo, Potevo farlo, però non ho detto. Puoi pensarlo, però, puoi pensarlo. Posso pensarlo, ma l'ho detto 1 milione di volte. Quindi. Vabbè, ma comunque in ogni caso c'è pur sempre una madre che perde il figlio, che è una delle cose più brutte, terribili, non importa quanto. Però loro sono stati molto delicati, quindi ho voluto anch'io essere delicato e non ho voluto esagerare. Quindi è la dimostrazione che si può fare una cosa di un argomento sensibile senza. Sì, anche Andre si unisce ai complimenti. Grazie Andre. Grazie. Tanto sta per finire la terza stagione ormai, quindi. Sì. L'ultima, mercoledì è l'ultima. E poi faremo sta cosa del pubblico del web su Elisir, Ieri abbiamo accennato a sta cosa. Clam, è vero che intervisterai la tua amica Ellie Schlang, vero? Guarda, quella lì se mi paga sì. Ma ti paga, non ti paga quella, base la paghi te. Ti chiede la fattura. Guarda, non pago le mignotte, figurati lei. Ma non è che non vai, cioè magari ti chiede come favore che al prossimo, non dico che festa, vai a fare il carro, tu cammini come carro con la gente sopra guarda, e mentre suona macho man. È già carnevale perché hanno fatto di nuovo quella rumenta dei carri con gente dubbia sopra a Genova, quindi già carnevale c'è stato.
Ma t'ho detto, se mi paga soldi volentieri, ci vai, guarda. Però io tra l'altro ho visto il sindaco, vabbè, ma tu lo sai, forse anche no, io ho visto il sindaco di Genova dal vivo perché lavoravo da quelle parti. E quindi l'ho proprio vista dal vivo, quindi vi posso dire il mio punto di vista. Beh, allora guarda, tu ridi Lio, perché io ti faccio ridere, ma perché la prossima volta il bagno non te lo fai con l'acqua, te lo fai col sudore dalle risate o con le lacrime dalle risate. Pensa a te, un bel bagno di lacrime, che è sempre meglio di quello che faceva la Bathory in Inghilterra, che non faceva il bagno con le lacrime, dai, come tu sai. Ah, vabbè, ma quello era un trattamento di bellezza, sai. Sì, è un trattamento di bellezza, così diceva, certamente. Beh, però era vero. Vabbè, Tecnicamente quindi, lo era, però il sudore delle risate. Quindi stavo dicendo che io l'ho vista proprio dal vivo e vi dirò. Ma lei? Ho visto il sindaco di Genova. Io pensavo parlassi della Ellie, di Ellie. Pensavo. Quella lì non ho mai avuto la disgrazia di vederla dal vivo. Vabbè, magari in privato. L'altra allora, simpatica come veramente come un gatto attaccato alle balle. Quindi non è simpatica, però, quindi. No, però di una bellezza unica, è una bellissima. Ma quindi donna. l'hanno votata per la simpatia o per altri motivi? Credo no, qua l'hanno votata perché qua a Genova purtroppo molta gente vota per ideologia senza capire niente di cosa stanno votando. Ma io so che ai tempi votarono come personaggio più bello di Genova il Gabibbo, cioè, voglio dire. Guarda, a posto di quella che c'è adesso avrei votato anch'io. Ha vinto concorsi di bellezza, quindi voglio dire, non so l'estetica della gente di Genova com'è, non lo so. Nel senso che se votano Gabibbo come il personaggio più bello, gli faccio due domande magari io. Ce ne sono alcune che assomigliano a Gabibbo. Tutta l'Italia vota per ideologia, sì, certamente. Sì, però quella lì è veramente una bella donna. Ragazzi, anche struccata, incredibile. Devo far vedere questo. Questo qui è un passaggio. Siamo dentro la Luna per la cronaca in sto gioco, visiti anche la Luna. E niente, mi sono bloccato. Faccio vedere, faccio il passaggio perché mi sono incastrato io. E questo posto qua. Allora, amici, oggi niente, ho la gatta davanti alla TV. Pure il Gabibbo ha avuto il partito, ma adesso non ha più nulla, dai. Non ha più nulla. Il Gabibbo. Davvero? Sì, ha avuto il partito del Gabibbo. Nei partiti. Ma guarda, non lo so, però io non ci credevo, ma sono andato a vedere se aveva ragione lì. Io purtroppo a volte non ci credo perché mi sembrano così assurde. Non perché mi dite le cose sbagliate voi, non per quello, ma perché io non ci credo. Ma io non ci credo perché a volte poi purtroppo la realtà dà ragione a queste follie. Guarda, delle volte la fantasia viene superata dalla realtà. Sì. Devo parlare con lingue. Ragazzi, ma non mi carica sta partita. Sono andato a vedere su Google. Magnolia? Da notare, stava riferendo al film Magnolia. Allora, io l'ho vista carta. Sì, lo so, è famosa. Da notare per le opere dell'Orlando Furioso e dell'Andy Jack. Dovete sapere che è un grande fan di Riccardo Cuor di Leone. Ci aveva pure dedicato una poesia, mi sembra. E avevo dedicato un video sul mio canale. E io adesso su Telegram ti mando uno dei miei personaggi preferiti o il mio personaggio preferito. Sì. E adesso ti mando praticamente la versione di Riccardo Cuor di Leone fatta sulla serie Fate, l'ultima uscita, che c'è il coprotagonista Riccardo Cuor di Leone. Voglio vedere se dici ci assomiglia. È lui? È proprio lui? Non lo so. Te lo mando. Avevo visto la foto. Te lo mando anche ovviamente in armatura perché ha più senso secondo me se te lo mando in armatura. Perché me l'hai mandato nudo? No, te l'ho mandato in abiti moderni. Diciamo che non ci assomiglia, ma per essere proprio gentili non ci assomiglia. Ma dai, ho capito Andrea, ho capito, mi ero dimenticato sto gergo così bello e acuto e poetico. Hai ragione però. Allora, non ci assomiglia proprio di niente. Ma pensa che suona la chitarra elettrica, lo suonava. Guarda, penso un grande gruppo era. I Cuor di Leone, tanto. Ma va a far culo. Mamma mia, queste cose, ma non i giapponesi. Ricordi che Leonardo da Vinci nella serie Fate è una femmina. Leonardo da Vinci. Re Artù è una femmina.
Ma che problemi hanno questi? Mi sembra anche Voltaire è una donna, mi sembra anche Voltaire. Vabbè, ma ormai sono tutti. Ormai non si capisce più niente. Sì, In compenso, Astolfo, che è anche parecchio famoso, sembra una donna, ma è quello dell'Orlando Furioso. È quello dell'Orlando Furioso. È lui. Perciò non preoccupatevi che di solito c'era un periodo che si mandavano foto di Astolfo per convincere gli amici, bella sta ragazza, poi, sì. E invece ops. E dice, ma io ormai ho paura a uscire con delle donne perché non so mai effettivamente. In ogni caso finisce bene in tutti i casi, dai, cioè non è che non succede nulla, non succede nulla. Ma adesso io non ho mai mettiamo detto più benzina sul fuoco, più vedo questo gioco più mi chiedo come possa piacere. Porco cane, ci sono i conigli lunari, come fa a non piacere? È una trama incredibile. Certo, Dio, è un regalo, è sempre un regalo, glielo diamo Cla il regalo, non è un problema. Se c'è un regalo lì sotto, gli diamo Cla. Ma io non ho mai detto che infatti che non. Ho sempre detto che è improbabile, ma non ho mai detto che è impossibile. Voglio dire, sei tu quello che mi manda le canzoni di Amanda Lee. Ah no, ero io quello che ti mandava le canzoni di Amanda Lee. No, quello sei te. Sì, è vero, ero io che te le mandavo. Quindi fatti 2 domande. Allora, a me piace musicalmente. Ah, sì, certo. Ma come no? È fantastica la musica. Sì. C'è gente che ascolta ancora Patti Bravo. No, quella non riesco a ascoltarla. No, ma Amanda Lee, guarda, ci sono un paio di pezzi che sono comunque belli, ripeto, musicalmente, secondo me è abbastanza chiaro che sono pezzi belli. No, ma guarda che veramente, Andre, è un'avventura, è un po' la Star Wars, bisogna dire, perché ci sono tante specie. Final Fantasy, un po' la Star Wars, ci sono tante specie. Io mi sono messo perché è gratis. Beh. No, perché io ho detto a Jack, ma è possibile che non riusciamo ha detto non è più da 2,5, è da 25, classi back con 25, cavolo. Sì, esatto, Lio, è un riferimento ai conigli lunari della mitologia giapponese, esatto. La storia è questa. Non è un problema. La storia è questa, si chiama lepre di Inaba, se siete interessati alla mitologia. La lepre di Inaba venne uccisa, non mi ricordo da chi, e finì sulla Luna dopo essere stata uccisa, quindi in pratica è là che scava, piccona sulla Luna. Ma no, Andre, cioè dissento, perché per me è veramente pazzesco come corale. Final Fantasy XIV considerato i migliori giochi di sempre, perché c'ha 13 anni di storia che si evolve, è una roba incredibile. Oh, che bello che ha messo il gattino a Sabrina, mi piace troppo quel gatto. Grande. Io mi sono iscritto la saga, sì. Però al suo canale. Scusate. Salute, quando la vedo in live. Quando farà la prima live? Ah, ma deve ancora farla. Certo. Non ho intenzione di farla. Vedendo gli altri, dice. Ma perché è giusto così, ragazzi, quando tu vedi le altre persone, una volta lo streamer era mitizzato, parliamo di 10 anni fa, 15 anni fa, lo streamer era mitizzato, era qualcosa di mitico. In realtà, ragazzi, poi si è scoperto che una persona che attacca un cavo, o neanche, se su PlayStation 4 premi un pulsante, e lo può fare chiunque. Su PlayStation, su Nintendo non hanno mai capito sta cosa, perché ancora vedi i giocatori Nintendo che non hanno idea, ma è incredibile fare lo stream. No, ragazzi, su Nintendo perché non c'è lo streaming diretto, l'unica console senza streaming diretto, perché Nintendo si rifiuta. Nintendo dice i giochi non sono da streamare. Pensa te che geni che sono. Sono dei geni, perché vendono più degli altri oggi. Vende più Nintendo che PlayStation, Sony. Guarda che carino sto Mapping Way. No, beh, quando vorrà, comunque bisogna sempre portare dei giochi che ti piacciono, perché se non ti piacciono e ti fai seguire dalla chat. Vabbè, ma il discorso ieri era giusto, Andre. Dicevo, la saga Star Wars, diciamo che ultimamente è sempre stata la mucca da mungere, diciamola così, perché la dico mucca da mungere perché ci sono certe serie che sono brutte, ma proprio brutte. Io sono andato a vedere Mandalorian Cina. Com'è buono? Io non ho neanche visto la serie TV, però. Ma neanche io, ho visto solo il film. Ti dirò, a me piace quello sgorbio piccolino, quindi. Vabbè, anche a me piace. Anche a me piace. Grug. Sì, ma anche a me piace. Ma il film è solito roba di Star Wars, ci sono dei riferimenti a Jabba the Hutt. Ma c'era già anche nella serie, sì, di coso, di come si chiama. Ciao Moreno! È un film non a pretendere. Sì, comunque non a pretendere. Sì.
Cioè, dipende, se vai con lo spirito di vederti una roba così tanto per passarti il tempo. Sono andato a vedere anche Mortal Kombat al cinema. Mamma mia, quello voglio vedere anch'io, ma non al cinema. Quello è carino, ma perché io non li vedo in italiano perché... i film, non peraltro. Non li vedo in italiano, non mi piace vedere in italiano. Italiano io l'ho visto. A me non piace vedere in italiano, mi dà fastidio il doppiaggio italiano. In inglese. Però a infatti, me è piaciuto arriverà. Johnny Cage e al Cano, ma ha fatto... Mamma mia, Cano in sta serie è pazzesca. Mi ha fatto ridere di brutto. Ma guarda che Cano a me nel primo film ha fatto spaccare, perché non è il Cano solito, è un Cano divertente. Disclosure Day, ecco, tu sei andato a vedere Disclosure Day. No, ma guarda, non ascoltami so Andre, ogni nazione, io lo vedo nei commenti, ogni nazione dice che il proprio doppiaggio è migliore. Sapete perché? Perché avete sentito solo quello. Per quel motivo lo dite, perché non è vero. Non è assolutamente vero. Ci sono dei grandissimi doppiatori, ma i doppiaggi sono migliori in italiano. In compenso, anni 70 sì, avevamo uno dei doppiaggi più pazzeschi, avevamo delle voci che erano clamorose. Adesso non lo so, perché adesso con il ricambio generazionale... il ricambio generazionale sto parlando io. Tantissimo. Vabbè, ho capito, all'estero non lo dicono però, all'estero i francesi dicono che sono migliori loro, gli arabi dicono che sono migliori loro, e molti dicono che gli arabi sono migliori loro a doppiare, e i turchi dicono... sempre tirata. Sì, fra tedeschi neanche a parlarne, perché tedeschi dicono Uber, no, quello no, ma Uber, no. Ripeto, secondo me, guarda, la questione è che a me piace una cosa dei film, piace l'interpretazione originale. Io ho visto anche un film, cioè ho visto praticamente i film, li guardo, l'interpretazione originale è difficilissimo trovarli con la lingua originale, tipo se un film è coreano me lo guardo in coreano, ovviamente con i sottotitoli non ci capirai nulla, in cinese, i film di Hong Kong. Una volta. Sì. Più che altro la cosa che mi dà più fastidio sono quei doppiaggi stile Mediaset, con quelle voci squillanti che non ci azzeccano, perché tu confronti con l'originale, Però l'ho sempre detto io, ragazzi, proprio una cosa che certe volte non guardo dei film perché non riesco a trovarli in lingua originale. Mi hanno invitato ad andare a vedere Supergirl, quindi... Mamma mia, dicono che è buono! Dicono che è buono, sì. Peccato no, che di la questi trama tempi non lo so merda. neanch'io, però Andre... Assolutamente posso dire anch'io che negli anni 70-80 c'era un altro tipo di lavoro dietro, ma c'era un lavoro di interpretazione, ragazzi. Ma voglio dire, renditi conto quello che hanno fatto quei film, che ne so, Brutta Parola, di mafia. Hanno fatto un adattamento che è una cosa che solo noi italiani abbiamo, in senso buono, perché hanno dato tutto il tono siciliano ai personaggi, che non esiste, se tu vedi Il Padrino in lingua originale, non esiste. Loro parlano quell'italo-americano, tipo capisce, di queste parole qua. In italiano invece ha quegli accenti siciliani che sono coinvolgenti, ma sono estremamente buoni. Ripeto, anche i lavori che ha fatto gente come Amendola, così, dei divini, cioè proprio personaggi incredibili, interpreti, sono dei veri interpreti, non sono persone che leggono le linee, interpretano, è incredibile, interpretano in una maniera incredibile quelle persone. Sì, ma poi sono curioso di andare a vedere anche per Lobo, perché hanno detto che Lobo è pazzesco. Davvero? È già uscito? Hanno detto nel film di Supergirl. Ha detto che praticamente ruba la scena a Supergirl, quindi a me fa ridere Lobo. Poi tu vuoi andare a vedere un po' di Female Power, dai, grande. Vedere ragazzi che battono tutti, dico vinco perché sono donna, le motivazioni. Guarda, se fanno come quella merda di Marvel con le donne, ma ti ricordi gli Avenger tutti sconfitti, abbattuti, arrivano le ragazze, spaccano tutto, arriva solo Capitan Marvel, erano arrivate la Valkyria, l'altra, erano in 10 che sono arrivati insieme dall'alto. Ma lo devo rivedere sto pezzo, a me sembrava che era arrivata... magari parlo del secondo film, ovviamente, dei due, di quelli di Thanos. Il primo no, perché poi è finito malissimo. Allora, il commentino dice Max, Cla, Alex, Andre, Sabrin, Moreno, Gigio. Ok. Ma Miss Marvel però è potentissima, quindi ma lei è fortissima, ma lei anche da sola non ha bisogno di altra gente. Però Valkyria non ha senso. Vabbè, ma anche io ripeto, alla fine guarda, giochi che anche qui in Italia sono mostri sacri, se ci pensi non sono doppiati, tipo Red Dead Redemption 2,
come si chiama, aspetta, GTA appunto, e non solo, anche Metal Gear Solid, che a parte il primo che vabbè è famoso sia per delle buone recitazioni di alcuni, ma anche delle robe atroci, tipo quella là che sembrava parlasse bolognese, Sniper Wolf, cioè, Mosciao, ti faccio la mortadella, ti faccio la mortadella, ti faccio la mortadella cosa? Sei Sniper Wolf, sei una cecchina della Cecenia e mi vai a fare il bolognese, c'è la voce bolognese, dai, che cavolo. Cioè, più o meno politicamente sono lì. Vabbè, in effetti, probabilmente hanno fatto quella connessione lì, Bologna, tutti a sinistra. E un giorno, che poi una scena triste dove lei stava crepando per 10 minuti, che non so, una persona che tipo ha i polmoni perforati parla per 10 minuti come se nulla fosse, che dice ma sai, no ma anch'io ti credo, vabbè l'ho capito, io invece non riesco a andare, purtroppo io, cioè tipo io ho provato a giocare, ero obbligato a giocare in italiano Batman Arkham, io ho iniziato a tirare brutte parole, ho detto basta, cioè, ho sentito il Joker che in inglese è doppiato da Mark Hamill, che ovviamente è Luke Skywalker e ha fatto anche un sacco di ruoli nei videogiochi, se non lo sapete, lui è anche un doppiatore, principalmente oggi è un doppiatore più che un attore, Mark Hamill, e praticamente in italiano ti trovi sto Joker che ma io volevo buttare la TV fuori dalla finestra, ma porco cane, ma ha detto ma questa non è la voce di Joker, questa qui è la voce di uno psicopatico. Ma che buono, ma questa è sta voce, dai. E quindi insomma non mi dà fastidio troppo i doppiaggi italiani, lo so, ma io invece sono proprio transigente. Sì, io a me no, perché ma poi questo comunque io lo dico, però ragazzi, ci tengo a dire che fa parte di questa mia cosa, che praticamente non voglio dire cos'è, però è una cosa mia personale caratteriale che mi rende comunque, diciamo, piuttosto intransigente, diciamo anche tendenzialmente quasi ossessivo, non ho un disturbo ossessivo della personalità, però ci sono vicino perché veramente mi fisso, e la iperfissazione si chiama. Iperfissazione significa che tu ti fissi su una cosa e non puoi farne altrimenti non ce la fai, ci soffri. Fa parte la mia iperfissazione e ovviamente se gioco italiano lo devo sentire in italiano, non me ne frega nulla se mi fai un doppiaggio inglese con premi Oscar. Se il gioco è uscito in Italia io te lo gioco col doppiaggio italiano perché lì è l'originale, e qua vedete che comunque non cambia. Anche i film, se sono film italiani io me lo devo vedere in italiano, capisci? No, ci sono giochi italiani, però tendenzialmente non sono doppiati. Per certi film italiano ti converrebbe vederlo in turco, forse è meglio. Mamma mia, ma sai che ieri ho visto uno spezzone turco di 50 secondi di film, poco cane se recitavano bene, anni 70, vedi tutti sti baffuti. E voglio leggere il messaggio di Andrew, un leak dell'ultima ora, ci dice che Cla avrà l'esclusiva per il nuovo gioco di Rayman, confermi Re? Porti il nuovo Rayman, che poi non è nuovo, non è gratis, potrei anche, ma che gratis, lo paghi 60 euro, ma non pago un cavolo, quel gioco lì soldi proprio, che poi è il gioco che hai già giocato, però è una versione extra speciale. No, quel gioco lì è stata veramente da bestemmia. Era bello, però era difficilotto. Era difficilotto, sì, cavolo, non so quante madonne che ho tirato. Ma che bel draghetto che c'è qua. Porca tromba, lo ricordo benissimo, che smadonnata. Se ti piace l'atmosfera alla Skyrim, qua troverai un sacco di draghi su Final Fantasy. Bello. Sia positivi che negativi. Io ci gioco perché è gratis. Lo so. Ma poi come va l'aggiornamento? 54. Boia. Sì, andrò a vedere su no, 40 è impossibile, Andrea, almeno 50 secondo me. Meno 50, beh, magari c'è già il prezzo sullo store, è solo io che non posso vederlo. Magari c'è già, c'hai ragione tu, A volte queste remaster così le mettono a 40, 30 non penso, non ho mai visto una remaster da 30. Comunque 60, secondo me è 50 o 60, però vai a vedere, sono felice se sbaglio. Ci tengo a dirlo che a me piace sbagliare. Che cosa? Cioè dico, se ho sbagliato io e in realtà costa meno, mi fa solo piacere, non pensate che io sia uno che non vuole. Te la compri tu la remaster? No, non prendo un cavolo, proprio mi spiace, ma troppa roba, esce troppa roba, e il problema dell'uscita di GTA è che o tutto esce subito prima o esce subito tutto dopo, e ha dilatato le uscite tutte insieme, e sta cosa è bruttissima per noi giocatori, perché invece di spalmarle nel tempo te le buttano tutte insieme, tutti i gioconi adesso da settembre
esce il mondo, esce tutto, esce. Anzi, fammi vedere se vado su. Basta non comprare. No, dov'è? Perché non trovo più la lista dei giochi che escono? Fa vedere. Ah, ecco qua. New content. Coming soon. Ah, ecco qua, questo mi interessava a me. Ad esempio, il 9 luglio esce Assassin's Creed Black Flag Resynced, che è il remake di Assassin's Creed, che sarà uno dei giochi. Poi il giorno dopo esce Echoes of Ironcrad, che dovrebbe essere un altro buon gioco, PS5. Ah, un gioco di ruolo? Non lo so, te lo dico subito. È considerato un gioco di ruolo della Bandai Namco, cioè potenzialmente può essere buono. Quindi ok, per chi è non. E quindi significa che sicuramente avrà la intro, anime, qualcosa, classico. La Bandai non fa trasmettere ogni volta blocchi filmati. Non so, Bandai sono severissimi. Porca puttana. Hanno imparato da Nintendo. Allora, i case li vorrei giocare, ma no, un po'. Ecco, Palworld, nuova versione il 10 luglio. Grand Blue Fantasy, un altro gioco di ruolo importante. Poi Assassin's Creed Black Flag, scusatemi. Digimon nuovo, Storytime Stranger, cos'è? Nintendo Switch 2. Doom, il DLC di Doom. E questo Nocturnal, che esce questo mese in realtà. Poi esce Nocturno? No, non è Nocturno, però c'è bella citazione. Ma vi fate vedere Prison City, ancora questo. EA Sport College Football 27, certo che tutti lo pigliano il gioco di football, di college football, vero? Il gioco di football da college, universitario. Figurati, non ci capisco una mazza del football normale. Figurati, infatti. Vedo solo uomini sudati che corrono. Vabbè, è quello che piace a te, no? Gigio, grazie mille per la compagnia, Gigione, grazie. Sono donne. Fatemi salutare ancora. Vabbè, perché tu giocheresti il gioco femminile di football, ma com'è, per favore? Ma ci credo io. Sono donne che corrono, ragazzi. Seminude. Non proprio, sono coperte fino ai denti con i caschi. Te la ricordi la scena di Scary Movie? Ah, sì. Quella del giocatore di football. No, perché ho visto dei film iniziare che erano nude, però non so se sono gli stessi film. Fosse beach volley femminile lo giocherebbe porco cane, c'è Dead or Alive Extreme. Io ho visto le nazionali quando sono venuta a Genova a giocare a pallavolo e ho visto l'Italia, la nazionalità 40 italiana. euro. Quella della Serbia, della Turchia e quella della Polonia. Beh, ma tu lo sai, magari gli altri no. Oh, quelle italiane cacchiarola come se la menano, porca miseria. Si sono fermati la gente per farsi fare l'autografo, porca miseria, manco si sono fermate ste racchie. Oltretutto non so neanche delle fighe ste qua, non so dove penso. Io che l'ho viste. Poi quelle della Polonia erano veramente belle. Perché loro penso che sono fortissime. Ma quindi. Sì, vabbè, sono forti, ma ho capito. Tanto c'è la gente che è venuta lì per farsi fare l'autografo. Aspetta, grazie Lea per le 10 trasmissioni consecutive, siamo a 10, grazie di cuore. Vai pure, Cla. Ho detto che come la gente viene lì al caldo per farsi fare l'autografo e tu te ne vai, ma una mezza appare. È quello il problema, Andre. C'è troppa roba interessante. Cavolo, anch'io Tomb Raider lo voglio prendere. Amando già il gioco base e sapendo che l'hanno rifatto in una maniera un po' più moderna, ho giocato la versione Legend, l'avete visto nelle mie dirette su YouTube. Provate Tomb Raider Legend, è il remake del Tomb Raider 1 e questo qui è il remake di Tomb Raider 1 e di Tomb Raider Legend, quindi quello che esce quest'anno è quello. Tu dici mi focalizzo su GTA Tomb Raider, il prossimo nuovo gioco di Naughty Dog. Cavolo, Naughty Dog, ma sarà intergalattico o sarà altro? Conoscete Will Follow the Light? No, ma l'ho letto poco fa. Cerco subito. E mi spiace davvero, ragazzi, che sti giorni non posso mettere la webcam e fare la condivisione delle immagini, perché vi farei vedere un paio di cose. È una sorta di Stranded, sembrerebbe una sorta di Stranded, il personaggio bloccato sotto la neve con le bufere. Per essere bello è bello. A me comunque non è partita la missione, ragazzi. Cavolo, sabato mattina non c'è nessuno, è preoccupante però.
Una orba sanguinaria nel cielo, una sfera, non orba, non un orbo, non è un tipo orbo, è una sfera nel cielo. Sento plin plin plin, là, stai giocando a Babbo Babbo. Sì, per forza, sto aspettando che arrivi l'altro. 65. Lo so, se si gioca un gioco vanno lentissime le installazioni purtroppo. Ma questo qua è... tanto andava lento lo stesso. Vabbè, ma tanto non è un problema, sono poche aspetto che non riesco a farlo partire. Il nuovo gioco in Naughty Dog, quello che hanno fatto vedere l'evento scorso. Ma... scusami, qual era il nuovo gioco in Naughty Dog? Scusami. Come un evento scorso ho fatto vedere un gioco in Naughty Dog? Ah, ma è... aspetta, ma è sempre Uncharted, ma non ha senso, non ha senso. Non è nuovo. Uncharted è la riedizione, che è sempre in 4K di Uncharted 1, 2, 3, ma non serviva, è già belli così, non serviva, cioè non serviva. Sono sempre gli stessi giochi comunque. A meno che non mettessero roba nuova, come hanno fatto con della Sova parte 2, che hanno aggiunto una modalità interessante, quella... non so, modalità hit. No, non mi ricordo proprio. Comanda, scusa, ma non mi viene in mente Naughty Dog roba. No, hit niente. Non mi viene in mente roba di Naughty Dog se non è Uncharted. Io mi ricordo Uncharted parte 1, 2, 3. Vediamo. Ecco, altri arresti a Genova, vedi. Ah, ma che strano, sono svedesi, vero? Diga foranea di Genova, 8 persone indagate 5, capolarato, che io non so che... allora dice, ecco, vedi, i boss, no, sono italiani, sono stranamente italiani, datore di lavoro, e costringevano a turni di lavoro di 12 ore con paghe tra i 5 e 7,5 euro all'ora. Poi dice, non faccio il nome della società, di come si chiama la società genovese, sotto controllo giudiziario, ma... ti mando la notizia nel caso ti possa interessare, magari sai chi sono, non penso che sai chi sono. Magari ero... non penso che sia la tua. Ma no. Crossfire? Come è di Naughty Dog Crossfire? Ma come è Naughty Dog Crossfire? È impossibile. Ah, ma no, è del 2008 sto gioco. E non è... ma guarda che... fa vedere? No, ex Naughty Dog, è Call of Duty. Ah, bellissimo quel gioco. Sì, è bellissimo, ma non è Naughty Dog, ovviamente. È un ex, gente cacciata dallo studio, che ha mollato lo studio. Sì, torneranno, dobbiamo organizzarci, ma adesso con sto caldo non se ne parla nemmeno. No, perché non... se torneremo a fare qualche puntata con Esir, sì. Abbiamo già un piano, abbiamo già un'idea. Sì. Però... io tanto sto andando avanti col mio. Sì, io... ma non me lo volevo vedere con noi due insieme, c'ha ragione, anche quello. Però diceva 2008, grazie per lo shout out. 2008, sì, Crossfire è un nome di un gioco che esisteva già da anni, però questo qui è diverso. No, ma è bellissimo, è tutto tramacentrico. È un misto fra Call of Duty e Uncharted, in effetti. È bellissimo Crossfire, mi ha conquistato. Però quando tu dici Naughty Dog, non è fatto da Naughty Dog, non c'entra nulla, è pubblicato da uno studio indipendente, che fra l'altro, ripeto, sarà un gioco veramente interessante. Per me può uscire un gioco da voto 9 in su, veramente un bellissimo gioco. Ma perché si vede che è tutto incentrato sulla trama. Immagina un Call of Duty però molto personale, intimo, con i personaggi, con le loro trame. Tutti no in realtà, però, cioè, alcuni sono ex Call of Duty, Activision, e quindi insomma mica male però unire le forze così. Naughty Dog, ricordatevi che comunque non è che è uno studio che non... perfetto, comunque è un ambiente che sono successe delle cose, anche polemiche, gente che ha litigato, per carità è un buon studio, però non è uno studio perfetto. Io non penso che in quel mondo lì esista uno studio perfetto, tranne forse Kojima, che ha una cultura del lavoro che bisognerebbe rispettare e imitare, perché uno come Kojima fa uno studio dove i dipendenti hanno diritti a tante cose, ma anche no, non è l'unico, in realtà anche un altro buono studio è quello che produce la From Software. From Software è un ambiente dove Miyazaki non ha mai licenziato nessuno, ha detto io non licenzio i miei dipendenti, se persone lavorano con me sono qua dentro, io non li licenzio. Lui è vero che ha detto che a volte servirebbero dei tagli delle cose, ma non lo fa. È una cosa che in Italia ha fatto solo Olivetti
era una famiglia, padre e figlio, di imprenditori di Ivrea. Ma hanno dato delle paghe assurde e poi vendevano le cose a prezzo rialzato rispetto al mercato, perché praticamente... ma Vado Ligure è puttana, non so. No, perché ripeto, Ivrea, lì veramente Olivetti, i ragazzi avevano cultura, infatti io ho avuto dei professori che hanno lavorato per Olivetti, volevo vedere come ne parlavano con rispetto assoluto, veramente, professori universitari, quindi gente intelligente, e soprattutto hanno sempre fatto in modo che, cioè ripeto, veramente in Italia Olivetti è sempre stata un punto di riferimento. Purtroppo si sa, in questa società quelli che fanno le cose bene finiscono fuori mercato, purtroppo finisce così, si sa. Dice, se frustano i dipendenti, fanno un bel gioco, va benissimo, dice, vabbè, noi dobbiamo giudicare il prodotto ovviamente come sempre, è come con i film, ragazzi, sappiamo tutti che schifo è l'industria di Hollywood, ma il film ci piace, e io se tu vedi anche un film storico che tra l'altro viene, Stand By Me, ne Sagnano non so manco come si chiama, ma che viene da un libro di Stephen King, uno dei migliori film anni 80, poi sai cosa c'è stato dietro, sai di come un attore è caduto in un vortice di sofferenza e ancora oggi non si è più ripreso, poveraccio, un altro non è neanche più questo mondo, quindi insomma voglio dire, ciò veramente, ripeto, sai lo schifo che c'è dietro, però poi se il film è bello, è un film che risuona, lo rimettono al cinema anche oggi perché sono buoni. Il nuovo gioco di Crossfire non è sviluppato direttamente da Naughty Dog, sono indipendenti del Death No Moon, il film è formato interamente da ex veterani di Naughty Dog e Infinity Ward. C'è dietro, sì, Infinity Ward è quella di GTA. Ma pare sto film dell'Odissea che uscirà, mamma mia che hype che ho io per Ma io non ci vado, me ne sbatto il cazzo. Me lo voglio vedere, ma non al cinema. Non va a cinema, no, sicuramente. Speriamo però non ci sia troppo CGI, queste cavolo date di... perché di solito Nolan è uno più da storia che non visto, Nolan veramente come regista mi dà quasi sui nervi, perché su tante cose ha quella spocchia di dire però sai che là che mi sono informato sulla cosa dei Nolan versus fisici, c'ha ragione Nolan, ci sono dei fisici che hanno la mente talmente ottusa da continuare a negare le evidenze degli ultimi anni, cioè sono quelle persone che hanno studiato così e allora non è più così. C'è ragione Nolan, datevi una svegliata. Se la prende con quei fisici, no? Se l'è presa con i fisici, non con la gente, se l'è presa con i fisici. Ha detto, se voi pensate... Dimmi. No, dico, se tu fai un film che però la sottotraccia, perché è chiaro, il senso è che tratta lo spettatore come un coglione. Tu te la stai pigliando col pubblico, non con i fisici. Questo io critico l'ultimo, quello all'indietro, quel film, non mi ricordo quel Tenet, sì. Quello proprio uno schifo per me. Quello è proprio uno schifo, non mi interessa, quello proprio fa schifo. Ma l'altro, Interstellar, io lo adoro, e soprattutto io penso che Nolan abbia capito di più dei fisici tradizionali, perché lui si è basato sui concetti di Einstein, di Bohms, non mi ricordo come si chiama, di tutti quelli moderni. Nolan non si discute, infatti Nolan non si discute, per me non si discute, per carità. Tenet è un film che io penso che lo ammetterà lui stesso, che Tenet è un film mal riuscito. Non metterà delle scopie su... Ma è molto, invece suo fratello è una persona eccezionale, suo fratello è incredibile, ha tutta la modestia del mondo il fratello, a differenza di Christopher Nolan. John no, e purtroppo il fratello ci ha lasciato quest'anno, suo fratello era quello che ha fatto Person of Interest che io ti ho consigliato anche, è di Nolan, dei fratelli Nolan, ma soprattutto dell'altro fratello. Però ci sono i due Nolan. L'altro è sceneggiatore, è sceneggiatore, ma si è fatto la sceneggiatura di Memento. Chi è che ha fatto? È bellissimo, quello lì è bellissimo. Come mi interessa? Anche It Following. Hai ragione, Andrea. Molto bello, il primo film di Nolan è veramente bello. Guarda, i più grandi registi della storia erano dei grandissimi non lo dico, però voglio dire, guarda Orson Welles, un genio. Era uno stronzo, era un genio, però era veramente una delle persone più... Era insopportabile. Io ho letto il libro delle interviste, veramente sarebbe stato da aprire la sberla. Walt Disney, porco cane Walt Disney, quante cose brutte che ha fatto in vita sua, però ripeto, era un animatore geniale, visionario, che ha creato il mondo dei cartoon come lo conosciamo oggi. Senza di lui non ci sarebbe mai esistito. Sì, uno può essere più antipatico e infame del mondo, no, ma vabbè, ma sono d'accordo, noi andiamo là per giudicare il film. È la stessa cosa che uno dovrebbe vedere un film al di là
in Italia non si riesce a farla sta cosa. No, ma c'ha ragione Andre sta cosa, secondo me. Dicevo, in di là dell'orientamento politico del regista, che uno va subito a dire: io sto film non lo guardo perché sto qui è un... Beh, non dico che è la parola con la C, non lo guardo perché questo è un C, però magari il film è bello. Tarkovsky, chi se ne frega del suo orientamento politico? Ma quello era... Anche quello, ho adorato i film suoi, ma se erano C, se ne frega. Però alcuni non vanno proprio visti, cioè di alcuni che sono veramente insopportabili. Vabbè, io non ho visto la roba più difficile, ho visto la roba più essenziale, diciamo così. Per esempio Solaris lo hanno massacrato, cioè lo ha massacrato. Il doppiaggio italiano lo ha completamente stravolto, non c'entra nulla con quello che dicono in Cavolo. È completamente diverso, perché in italiano sembra che si parla anche di spiritualità, di religione. Mamma mia. E invece no? Io l'ho visto in subita in russo. Però è bello così recuperarsi. E non dice niente del genere. Vabbè, a parte che anche il film, ragazzi, vi ricordate quando è uscito quel film chiamato Se mi lasci ti cancello, che l'hanno fatto passare dal trailer per un comedy divertentissimo, che non c'entra nulla, neanche il titolo, non c'entra niente. Hanno sbagliato tutto, hanno fatto una promozione per dire: cavolo, c'è Jim Carrey che vi fa ridere, ma era sbagliato. In Italia a volte non riescono a recepire il messaggio, ma solo perché sono loro che si ossessionano sul dire non li perfezioniamo. No, non li perfezionate, state cambiando il senso originale. Sì, Eternal Sunshine quello in lì. inglese è Tramonto eterno, ha senso con quello che succede nella trama ogni giorno. Ogni giorno il tramonto è un tramonto eterno, non ha senso però. Che poi ripeto, Jim Carrey, grande persona, mi spiace davvero che il mondo di Hollywood l'abbia spudoratamente distrutto perché ha iniziato a dire ciò che non gli andava bene. Ragazzi, quando fai la voce fuori dal coro diventi insopportabile per il coro. Io mi sono accorto anch'io che io finché rigavo dritto, facevo le mie cose, finché facevo le mie cose tranquillo, andava tutto bene, tutti ti dicevano ciao. Dopo, quando tu inizi a ragionare con la tua testa tua e non più con la testa del gruppo, ti odiano, ti evitano. Per quello che io ho poca gente. Hai ragione, Andre. Adesso lo leggo. Ho sempre detto le cose come andavano fatte. Sì. Chi guarda film, non tutti hanno un QI nella norma per poter fare un ragionamento valido e sensato. Ma guarda, io leggevo ieri delle proposte anche giuridiche degli anni, diciamo, non di quel partito, assolutamente non c'entra nulla, gli anni 20 dello scorso, ma non c'entra nulla con quel partito lì, tranquilli ragazzi, non c'entra neanche nulla con l'Italia. Va bene, controller al contrario, va bene, lo giro un po'. Dicevo, parole troppo vere, che dicevano che per tutto, per votare bisognerebbe avere 18 anni, non importa se sei uomo e donna, e questi erano già avanti, perché ai tempi c'era la selezione che le donne non potevano votare, è una roba per fare più brutte, meno male che poi l'hanno conquistata. Dicevo, quindi non importa, tu basta che sei un cittadino di 18 anni, però devi avere la facoltà mentale per poter votare. La facoltà mentale significa che devi saper ragionare con la tua testa, un test cognitivo, e non che tipo io voto perché il partito me l'ha detto. Ho capito, ma questo non è, tu sei influenzabile, non sei cioè non c'è coscienza, è un voto senza coscienza. La persona deve essere lì, capisci capisci l'italiano, capisci cosa c'è scritto, anche vai a fare un referendum e poi non capisci, e il referendum te lo spiegano in maniere tipo super giusto, così cosa. L'ultimo l'hanno esposto benissimo, l'ultimo che hanno fatto era chiaro. Stranamente, ho detto una volta, hanno detto cavolo, ma un referendum che si capisce quello che c'è scritto. Ho detto, ma un referendum che si capisce quello che c'è scritto, miracolo. Ma non è passato lo stesso. Però, fra l'altro io ripeto che, vabbè, era interessante, però ripeto, non era quello che, il momento non era il momento ideale. Tranne su un punto ero d'accordo quasi su tutti i punti, quasi. Tranne su uno Anch'io. Proprio manco a parlare. Uguale, stessa cosa. Perché sarà lo stesso in cui non ero d'accordo. Mamma mia ragazzi, 47 minuti che sto cercando di fare sta partita e non riesco, e niente. Non c'è gente oggi. Sono tutti al mare o dalla fidanzata. Ma con sto caldo li capisco, ma che cavolo me ne frega.
Saranno a farsi una bella sudata con la fidanzata. Ma no, in che hanno scoperto l'America era un test di memoria, non va bene. Specialmente una persona che ha la DHD come me non ce la farebbe mai a ricordarsi l'anno. Sì, lo so, 1492. Ma certo che lo so. Vabbè, però dico, ma noi o quelli come me che hanno la DHD non sono eccezionali nel ricordare gli anni, non hanno la memoria dell'anno. Però, vedete, 1492 lo so. Gli italiani risponderebbero la Nina, la Pinta e la Santa Maria. Sì, è vero, neanche direbbero l'anno. Ah, ma la Nina, la Pinta e Santa Maria. Sì, gli italiani si ricordano quello. Sono quelli là, ti direi. Sì. Chi ha scoperto l'America? Direbbero il calciatore Vampeta. No, quello lo direi io probabilmente. No, ma cosa c'è? Ma vedi, ma secondo me hai qualcosa. Secondo me sei innamorato, tutte le volte. Ma io lo rispetto per il suo talento, lo dico tutte le volte. Ah, contento tu. Allora, ragazzi, cosa c'entra? Secondo me le cose essenziali sono delle domande molto semplici. Fai un quadrato e dici che forma è questa? E gli scrivi quadrato, oppure gli fai quanti lati ha questo? Cioè, quanti lati ha? Se non sai dire che ha 4 lati, non dire la persona deve votare, non ha la facoltà per votare. Quanta gente che dovrebbero toglierlo, soprattutto alcuni di questa chat sicuramente glielo toglierebbero il diritto di voto. Ex membri di questa chat. Ma guarda, lascia perdere. Fino a ieri, poi oggi. Lascia perdere, lasciamo stare. Anche perché alcuni anche. Non so, io guarda, Andrea, io ti ho raccontato, l'ho sognato una volta che è venuto in casa mia e gli ho detto grazie di tutto, io ti rispetto. E poi questo qui si è messo a poltrire, a uscire con le tipe, non faceva nulla da mattina a sera, vabbè, mio sogno. Cioè, faceva il pigrone, non faceva un cavolo. E ha detto, ma ti dai una mossa, ma fai qualcosa. Ma che ridi, cavolo ti ridi, scusa. Ma tu te lo sogni pure. L'ho sognato che lo ringraziavo, però poi questo qui faceva il pigrone. Però veramente io ho detto grazie da parte mia e da parte del mio amico Club, soprattutto grazie da parte sua, perché sei andato nell'Inter e sei la più grande stella che l'Inter ha mai avuto, gli ho detto. Dopo Klinsmann. Ma non diciamo stronzate. Una delle peggiori sciagure che ci sono. E lui, mi ricordo che mi disse questo. Non mi piace l'Inter, ma hanno avuto l'onore di avermi. Guarda, purtroppo non ti posso rispondere. E io ho detto, certo, un campione del mondo del 2002. Certo, quanti giocatori non hanno mai vinto il mondiale? Quanti giocatori non hanno mai vinto un solo mondiale? Così era difficile averlo qua. Siamo impegnati a avere questo guarda che comunque lui non so cosa è successo a Milano, perché prima di Milano tu lo vedi una classe assurda. Quando è andato via da Milano ha fatto delle prestazioni bruttissime ovunque è andato dopo. Perché prima è andato in Francia, non mi ricordo, sembra il Monaco. Ha fatto delle cose. Paris Saint-Germain? No, non era Paris Saint-Germain. Ha fatto delle cose incredibili. Ha fatto dei gol. No, ma il Paris Saint-Germain a quell'epoca faceva abbastanza schifo, diciamoci la verità. Era una squadra media. Lui no, è andato. Ecco, vado a cercare. È andato al PSV e sì, Paris Saint-Germain dopo. Infatti ha fatto schifo, non ha fatto neanche un gol. Paris Saint-Germain. Ha fatto un gol con l'Inter, ovviamente. Un bellissimo gol. Però. Da esterno, un gioco impressionante. Lui non sa neanche lui come ha fatto, non ti preoccupare. No, ha fatto, guarda che gli faceva sempre sti gol, guarda che lui è chiamato, lo conoscono il punitore dell'Argentina. In che senso finito? È finito da che? Stavo dicendo praticamente. Ma scusami, l'ho fatti vedere, così impari. Cioè tu vedi quel volto e ti illumina il cuore, il volto positivo. No, non voglio vedere niente, grazie. Posso dirti che cos'è? È Super Mario, però la faccia non è quella di Super Mario, è un volto sorridente. Perché è super, era super. Cioè io che non sono interista. Ma perché devi romperci a noi? Sposate le basta. Io rispetto come calciatore, mi sono visto tutti i suoi gol, perché su YouTube è una leggenda. Sono 10 minuti allora. No, meno 5. Vabbè, un centrocampista che ti aspetti, un centrocampista. Non è che sono tutti come baresi che ti facevano gol dalla difesa, dai. Non sono tutti baresi, Guarda, lo so che tu lo devi difendere a tutti i costi. Ti dico, il mio giocatore preferito di sempre è Roberto Baggio. Ma Roberto Baggio ha vinto il Pallone d'Oro, ok, bellissimo, ed è un grande prestigio, ma non ha mai vinto un mondiale.
È un gran peccato perché Roberto Baggio era un giocatore da Se non avesse mondiale. sbagliato il rigore, Ha sbagliato anche Baresi, ha sbagliato in tre, ha sbagliato, non è che ha sbagliato solo lui. Ci ricordiamo il suo perché è stato l'ultimo, però ha sbagliato prima di lui. niente. Sì, ho capito, ma che pressione gli ha messo gli altri sbagliando? Che poi io ripeto, non posso criticare Baresi, No, per carità, però Sottovalutato di sempre, italiano. Guarda, sì, Stefano Fiore, ragazzi, porco cane. quello è stato un bel giocatore. Stefano Non è che Fiore, sta- ragazzi, non gli hanno dato troppe possibilità. Anche Ravanelli, direi. Ravanelli, ma si sa che Ravanelli era un talentone. Però, ripeto, il problema è che era uno solo. Avevamo una nazionale eccezionale. Io non vado neanche a dire Dario Hübner, che è italiano, fra l'altro, Dario Hübner. Hübner sì, anche. Non vado a dire Dario Hübner che è stato capocannoniere, perché sarebbe scontata come risposta Dario Hübner, perché tutti sappiamo il valore di Hübner. Non è che dici, ma Dario Hübner non era forte, no, tutti lo sappiamo il valore di Hübner. Però, ripeto, quando tu vedi così, vedi uno Stefano Fiore che entra in nazionale ma non può giocare perché ci sono tutti gli altri, c'è Pirlo, c'è Materazzi, non ce la fa a prendersi il posto. Non c'è Totti che era ancora centrocampista una volta, Totti era completamente centrocampista una volta. E Fiore è come dici tu, un centrocampista di inserimento, sarebbe all'avanguardia oggi. Era troppo avanti per il calcio di quegli anni. Fiore aveva fatto benissimo quando era a Parma, alla Lazio ha fatto comunque bene, però non le stesse prestazioni che ha fatto a Parma. Parma era veramente un prodigio, infatti ci puntavo, l'avevo preso a Fantacalcio, mi aveva fatto fare un sacco di punti, guarda, pazzesco. Anche Udine, sì, anche Udine è andato Udinese. Tu chi diresti il giocatore italiano più sottovalutato di sempre? Ma ce ne sono stati tanti in realtà, tanti. ma tantissimi. Fiore sì, sicuramente sì. Gagliardini, vero? Quello è sopravvalutato. Proprio quello proprio è anche sopravvalutato, quello addirittura. Bello Mimo Morfeo, ma Morfeo io so che la sua carriera buona ce l'ha avuta. Morfeo purtroppo all'Inter non ha reso assolutamente. E dov'è che ha reso? Prima dell'Inter, caso strano. Ho la gatta che mi sta morsicando il filo. Già. Ma non mangiarmi il filo. Al 96 di coppia in corso. È finito, preparati che adesso. Tanto io ho finito anch'io la sequenza. Oh poi è arrivato Golbez. È lui. So che figo che è. Chi osa opporsi alla nostra crociata verrà fatto fuori. L'ha detto Cla il giocatore. No, non l'ha detto Cla il giocatore. No, però ci sono tanti, adesso non mi viene in mente, però quelli che hai citato sì, sicuro. Beh, Fiore Hübner anche, ma in quell'attacco lì convocarlo non. Ok, ho messo il messaggio in evidenza, parliamo di calciatori, Se chiunque vuole dalla chat dare il suo parere, è il benvenuto. Cioè Hübner io almeno l'avrei convocato. Mamma mia che trauma. Rossi, porco cane anche veramente. Disgrazia la carriera di Rossi. Sì, Rossi è stato veramente sfortunato, che era un bel giocatore. C'era il Milan un giocatore, adesso mi viene in mente gli amici. Oh boia che la gatta si è stufata, stavi per cadere amici. Un giocatore del Milan italiano che era strepitoso, ma si infortunò e non riuscì a dare il massimo per i primi 2 anni. Devo cercare formazione Milan 91, perché e giocava con Van Basten. Adesso ti dico subito chi era, mi sfugge il nome. Te lo dico subito. Porco cane, che formazioni pazzesche. Vabbè, ma quando vedi queste formazioni qua, però sono proprio belle. Allora, era Filippo Galli. Ecco, Filippo Galli era pazzesco, ragazzi. Non ce la fece perché si faceva. Fra l'altro il Milan aveva anche Fuser, che è un altro bel giocatore, però vabbè, non è. C'era anche Baronio che non era male come giocatore. Ma mi è piaciuto però Baronio, sarò strano io, mi è piaciuto Baronio. No, è un bel è arrivato il gioco, ora arriva. Oh, yes. bel giocatore, sì. Potente, che ti metteva la palla dove voleva, infatti nella regina si è visto. Ma sono quei giocatori che sono più perfetti per quelle squadre magari non grosse. Marogno non mi piaceva neanche a me grande, infatti. Però tirava bene punizioni, vabbè. Però ripeto ragazzi, avevamo un'elite di la gatta che ha buttato giù il ventilatore, ma scusatemi, ho detto che oggi non mi lascia fare le mie dirette. No ragazzi, scusatemi, se non mi metto st'aria addosso non ce la faccio, perdonatemi, ho problemi di fiato, non c'ho.
So che darà fastidio il rumore, ma io non ce la faccio. Sento la musichetta da te. Tanto c'è Goldberg che ci dice chi è che sbadiglia, Io? Nulla di male. Comunque, sì, perché sarà la prossima boss fight che mi aspetta, però mannaggia ragazzi, un'ora non mi ha trovato la partita. Ma possibile del sabato mattina non c'è nessuna strada? Che poi da altre parti dicono oh che bello, fa fresco, ma non da noi, siamo sui server europei. La Verce di Baroli, no ma oggi... Vabbè, oggi magari. Ma secondo me una volta perché forse eravamo tutti fuori, si giocava sempre a calcio, mattina, pomeriggio, sera. Grande Andre, vieni te a giocare con me. Vieni te a giocare con me, cavolo. Ti inizio il mondo di Final Fantasy XIV, che non c'entra nulla con gli altri giochi della serie, tra l'altro. Cioè, Zack non già somiglia neanche. Allora, io ci sono. Va bene, dimmi dove sei. Là il sonno ti chiede come Tino, ma guarda, là sempre sbaglia, non è che sonno. Sì, io dormo sempre male. Sì, anche io dormo malissimo. È congestionato il server. Ma no, fa sempre, tutte le volte, vuol dire che c'è tanta gente. Però c'è la gente, ma non gioca con me. È quello il punto. Non stanno giocando. Please wait and login in later. Sì, aspetta. No, come login later? No. Non c'è login later. C'è una scritta rossa. So please wait and try login in later. Ma come è possibile? Non è mai successo questa cosa. Ma ora mi ha fatto entrare adesso. Infatti, ma non deve darti sta scritta. Oh boia! Ma cosa è diventato? Si è fuso con un drago, ma che sta succedendo? Oh mamma! Che cattiveria che c'ha! È la sorella di Vitra. Dice uccidilo, no, ma sei proprio disgraziato. Odioso. Chi è che sbadiglia, dice? Ha fatto la clip, E chi vuoi che sia che sbadiglia? Là l'ha messo, non è mica una roba brutta, cioè. Non è che dice ho rubato il vino di Cometino, non è che dice sta roba. No, quello basta che me lo vada a comprare. No, vai a comprare. Ma quello di Cometino non lo trovi perché si trova solo nei vostri cuori. Quindi non è mai... Ma io ci sono dove eravamo l'altra volta. Dimmi dove, Washed Up, Current, Scenario Quest, che vado a vedere? Quadrato. Ah, sono al Choco Booker. Ma quello... No, devi dirmi il nome del cristallo più vicino. Ma sei in città o sei fuori città? Tanto io sono alla scena ancora. Bella sta scena. No, sono fuori città. Penso di essere fuori città. Il nome del cristallo non lo so. No, che sta giocando con me, con Stefano sta giocando con me. Ha detto, di una conferma che la sonno, che non vai a collassarti un po', ma facciamo. Prendiamo una partitina, 10 minuti insieme li voglio fare. Perché devo dormire? Io dormo più o meno di sera. Lasciamolo sopravvivere. Ok, comunque cavolo, mamma mia, sto nemico è veramente potente. Cioè ha devastato tutto. Come fa? Io sono ancora in scena, Cla, poi arrivo subito. Facciamo una cosa, Cla. Tu guarda dove ti manda la missione, vai su Journal oppure sulla missione principale e clicchi e vedi dove ti manda. E così mi dici dove devi andare. E io ti seguo. Com'è che si fa ad andare a vedere quella la missione? Allora, ci sono due modi. O premi il tasto centrale e clicchi sulla missione di trama, quella in alto a sinistra, e ti dice esattamente dove devi andare. Oppure vai su Journal e ti indica, se clicchi sopra 2 volte e ti indica il punto in cui devi andare. Faccio quello lì. Mamma mia ragazzi. Quindi questo qui è l'inizio della boss fight, tanto io non posso farla. No, lo scarichi per eliminarlo perché no, non ha senso, Andro. Non ha senso. Ma no, io non ho bisogno comunque. Ho bisogno della gente che mi deve arrivare quando non lo fanno perché oggi, cioè sono più di un'ora, porco cane, un'ora. Beh, si chiude. Infatti, allora, non possiamo infatti adesso ancora, non potevamo giocare con quadrato. E non possiamo, infatti lui c'aveva un aggiornamento, non potevamo giocare insieme. Siamo tutti e due su Play 4, come Tino, siamo tutti e due su Play 4, per quello che ci giochiamo insieme.
Sì, comunque sento che dalle musiche non sei in C'è città. la gente che si allena, Allora so dove sei a Summerford, ok. Ho capito. La gente che si allena con i manichini. Ma questo diceva non fate aspettare. Ma non può aiutarmi, ti ringrazio. Ma sono... Come mi ha tolto dal server? Ma funziona internet? E che cacchio, mi ha buttato fuori. E allora è un problema del server. Ma è successo. Ragazzi, arrivo, tanto sono in diretta. Clama questa scena, ma la taglio perché l'ho già vista. Ora me lo sta facendo, sto ammazzando gente. Non so cosa avevi. Comunque adesso arrivo tanto. Almeno salto sta scena che l'avevo già vista tutta. Alla fine. Oh, mi ha sbloccato la boss fight, che non la faccio adesso. Beh, magari la faccio anche adesso, ma tanto non me la carico. Arrivo, Tanto so dove sei. Sei qui a Summerford. Tanto ti trovo, se sei lì fuori, se sei vicino alla zona dove eri prima. Sì, sto facendo così una chiacchierata con la gente. Ma chiacchierata con gli amici, picchi un po'. Io la cosa che odio della versione PS4 è la lentezza. È una lentezza che non c'è. Non so, ma magari. Oh yeah! Ho buttato sulla TV. Ma ragazzi no, niente. Non ce la faccio più, spengo sto ventilatore, non ce la faccio, mi spiace, ma è impossibile tenere una roba che ti va giù. È tutto perché avevo la gatta che mi ha buttato via. Ah, che cacchio, ragazzi, prima che mi danneggio la TV. Allora, per fortuna è caduto piano. Allora arrivo, sono qua vicino a te, penso. Sei lì che combatti e allora ti trovo per strada. Andiamo a ricercare Cla, ragazzi, andiamo a ricercare Cla. Che sicuramente si è fatto una ragazza con la coda anche lui, no? Sicuramente. Oh, il controller va da solo, incredibile. Non è che hai premuto L1? No, è che va da solo e basta. Boh, Cla non ti trovo. Facciamo una cosa, mandami uno screen di dove sei così ti vengo a prendere. No, forse sei questo, non sei questo. Sono sotto il ponte, sto cercando di tornare su che sono caduto in alto. Ah, sei sotto il ponte, eccoti, guardalo, il signor Ed. Eccolo qua. Sì, sta passando gente a cavolo, vieni, salta su. Dov'è? No, qua. Va bene, Cla. Dove ti manda la missione? Saltare su. Sei già su. Non vedi che sei su? No. Triangolo comunque. Sì, non lo so, devo parlare con della gente. Beh, io ti seguo, dai. Poi ti accompagnerei anche se sapessi dove, ma non lo so. Io ti seguo, ti aiuto se serve qualcosa. Anzi, ti faccio anche il party, così. Ti ho mandato l'invito. Ho sentito anche il plin plin. Perfetto. Fatto. Sì, ma non voglio usare una roba potentissima. Faccio la maga bianca per te, il personaggio. Pensa. E così ti proteggo io, ti salvo la vita, senpai. Però adesso dobbiamo solo, penso, andare a parlare con persone. Sta strada qua? Vabbè, io ti seguo. Perché c'è uno lì che devo parlare. Ma adesso non c'è più il rumore del vento, vero? Vero, Andre? Mi confermi che è andato via il rumore del vento? Come no? No, c'avevo con quelli che mi sentono in diretta, se si sente ancora. Perché l'ho tolto il ventilatore. Do your action the ace work is worth a weakness? Cazzo vuole questo? Ti sto pregando, Tu preghi di fronte al signor Red. Il signor Red è gigante, però. Sì. Grande e grosso. Non è altro che non è neanche il ginocchio di Cla, è vero. Il personaggio è bassissimo, lui è la cosa più alta possibile, io la più bassa possibile. Io sì. Vuoi combattere questo, Cla? No, Scherzando. Livello 17. No, è che il controller va da solo, cioè. Oh, ti attaccano i pirati. Ti aiuto anch'io. Vedete, questo è il motivo che io posso aiutare Cla, lo curo e lui picchia. Io lo curo, lui picchia. È così che si fa, Perché si fa? Io curo, lui picchia. Anzi, chiamo anche il Chocobo, così ci dà una mano. Che si chiama Gogeta. Gogeta? Ogni tanto, ma no, a me dà fastidio invece in realtà tenere il ventilatore. Solo che oggi è proprio una giornata. Oggi e domani sono le giornate peggiori, forse anche lunedì, poi si darà una leggera calmata, inizia a calare gradualmente, anche se in realtà probabilmente farà un temporalaccio di quelle schifezze proprio. Starò tutto il giorno a 37 gradi con senza ventilatori attaccati perché sarà tutto staccato dalla presa, che vi devo dire, quando si muore di caldo. Ok, là.
Quindi devi andare in questa direzione? Ma non lo so, penso di sì. Sto andando, sì, perché devo andare avanti a parlare. Oh. Questo qua. Però è bello aiutarsi così. Adesso Clark col suo personaggio ne spara una. Jack viene vaporizzato all'istante. Sì, se ne tira uno di quelle scorreggione pazzesche, sì. Sì. Clark, ma sei tornato su? No. Beh, no. Ma come, questo non sei te? Sì che è lui. Non è lui. Signor Ed. Oh, non ti dà la cosa. Non ti dà la cosa in grosso degli amici, strano, però sei nella mia lista amici. Sono sicuro che è nella mia lista amici. Sono qua, dove sei? Non qua. Sto aiutando. Ah, hai deciso di fare la battaglia? Vabbè, allora. Sì, perché hanno un segno sopra, hanno un segnalino. Sì, è una cosa speciale, si chiama Fate. Sì, ma se io sto su sta cosa non ti posso aiutare, abbi pazienza. Oh boia, ti riporto in vita io, non preoccupare, se muore ti salvo io. Ma non ti faccio morire, come vedi. Certo che sono nemici un po' livellati per te, magari se la facciamo lo stesso, non è un dramma. Ma penso di farlo lo stesso. Ce la fai sì. Uno è morto. Si rigenerano finché non finisce la missione. Tranquillo, almeno ti alleni un po', non è male. Non è male, è un bel allenamento per Clash, soprattutto sale di livello. Vedi che arrivano all'infinito questi qua. Poi abbiamo pure l'aiuto delle guardie. Io cerco di curare le guardie se posso. Direi, ma chi se ne frega, ma com'è? Più aiuto abbiamo meglio è. Alla fine anch'io mi alleno come mago, che non sono per niente pratico come mago bianco. Non sono per niente pratico. Non è mai stato il mio punto forte. Poi abbiamo il Chocobo che ci aiuta. Combatte con noi, Ok, guarda quante sono. Però vedi che la barra è arrivata a metà. Stiamo andando bene. Perché mica non mi fa più attaccare? Perché non stai puntando al nemico. Devi puntare verso il nemico. Deve esserci scritto il nome del nemico. Devi che stai puntando una guardia. Tutti piccoli. Non lo so. Mi punta tutte... Vespine. Adesso a me stava puntando alla gente. Cioè alle guardie. Sta qua, che altrimenti esci dal cerchio. Vieni, combatti questo. Se non ti punta loro, premi cerchio, poi X. Vedi che stai puntando verso una guardia tu. Forse ho preso... No, continuo a prendere la guardia. Punta verso loro, basta che premi X. Prova a puntarti adesso. Strano. Vabbè, anche a me adesso punta la guardia. Sì, lo so, ste guardie sono una rottura. Abbiamo vinto! Ce l'abbiamo fatta, io stavo anche morendo. No? Ok. Grande Clark, hai visto? Hanno tutti segnato qualcosa sti granchi in testa. No, ma non... Se hanno segnato, combattili tu, li uccidili tu. Sono l'anti-in log, se c'hanno un simbolino giallo. Sì, hanno un simbolino fallo giallo. fuori. Fai fuori tutti i granchi finché non va via quel segno. Io ti curo e basta, non ti ammazzo io perché altrimenti ti tolgo. Dai, perché non me lo fa fare? Oh. Come non te lo fa fare? Si apre il menu. Ma hai premuto. Non è che controlla te. Che ti apre roba. Non è normale. Sì, perché sto facendo X e mi apre il menu delle armi. Non ti deve aprire il menu delle armi. Tranquillo, tanto ti proteggo mentre tu. Sì, vabbè, ho capito, ma. Menu delle armi, no? Non è da lì. Non è che. Ma ce l'hai le mosse tu davanti? Se le fa vedere? No. Ah, allora devi premere R1 e triangolo. Si vede che avevi spostato. Niente, adesso fai le tue mosse. Devi vedere le tue mosse tu davanti. R1 triangolo ti riporta di default alle tue mosse. Grazie Andre, io aiuto Cla a sopravvivere a queste, lo accompagno fino alla fine della destinazione. Ora sì che li picchi, vedi? Normale.
Ciao Andre, un abbraccione. Ciao Andre, ciao. Sul lato, guarda, ciò che lo mando a riposare l'altro. Go to sleep. Vedi, ne ho addormentato uno. Tu ammazza l'altro. Io li faccio solo riposare. Bravo Clary. Ce l'hanno ancora la roba sulla testa o sono finite? Guarda questo qua. No, hanno finito. Ok, perfetto, andiamo avanti con la tua missione. In teoria sto inseguendo perché c'era da inseguire, però Sì, sì. come si fa ad andare a vedere la missione? Ma Ora guarda, guarda non quadrato solo più due volte. però la freccia. Con 2 volte quadrato non te le segna nulla? Ah no, aspetta, devo andare a riscuotere, sì, in fondo. Devo aver fatto una missione. Sì. È in questa zona. È più sì di là. Se devi andare dall'altra parte ti accompagno io. Aspetta, non farti tutto il viaggio. Sta qua, sta qua, sta qua. Ti accompagno con l'Underwaffe. Non è una brutta parola. Wanderwaffe? Sì. Guarda, salta su, ricordi, su di me Ride Pillon come l'altra volta. Come si fa? Ride Pillon. Mi sa che devi tornare a Summerford. Cioè. O al massimo mi fai da navigatore. Ok, perfetto. Vai. Devi andare comunque di qui, giusto? No, vai giù a sud. Qui? Qui sul Un molo? po' a destra. Sì, mi sembra di sì, perché mi segna... Questo qua? Eccolo là, sì, quello là di fronte, guarda. Ah, quello, non questo. No, di là. Ah, qui. Che brutto posto. Io non ce l'ho le tue missioni davanti. Giustamente. Ah, questo! Oh cavolo, ti ho mandato da quello sbagliato. Ecco qua. Perché